La lotta tra gladiatori è da sempre associata a immagini spietate e letali. Nella cultura popolare, l'arena è spesso rappresentata come un luogo di massacro indiscriminato, in cui la morte del gladiatore costituiva l'inevitabile epilogo di ogni scontro. Eppure, quando si guardano da vicino i documenti storici e i dati archeologici, la realtà appare più sfumata. Dietro quell'immagine di caos si nascondeva un sistema complesso, meticolosamente organizzato e strutturato. Il combattimento tra gladiatori non era una rissa sregolata, era uno scontro duro, spettacolare ma rigorosamente controllato, inserito in un imponente circuito economico e sociale. La morte era una possibilità concreta, a volte frequente, ma non rappresentava il traguardo obbligato di ogni incontro. Il primo elemento fondamentale da comprendere è quello economico. I gladiatori erano professionisti a tutti gli effetti e il loro addestramento richiedeva tempo e investimenti enormi. Strutture come il Ludus, la caserma dei gladiatori, scoperto a Carnuntum, nell'attuale Austria, ci mostrano edifici all'avanguardia dotati di riscaldamento a pavimento e spazi dedicati alle cure mediche. Questo dimostra quanto fosse forte l'interesse nel preservare l'integrità fisica di questi combattenti. Nella maggior parte dei casi, i politici che finanziavano i giochi non acquistavano i gladiatori a titolo definitivo, ma li noleggiavano dal loro manager, il cosiddetto lanista. Un celebre passaggio delle istituzioni di Gaio ci offre un chiaro esempio di come funzionassero questi contratti. Il testo ipotizza un accordo in cui il noleggio di un gladiatore che esce illeso dall'arena costava 20 denari, ma la cifra saliva a ben 1000 denari in caso di morte o mutilazione grave. Sebbene sia un esempio teorico, illustra perfettamente la proporzione del rischio. Perdere un lottatore significava affrontare un danno finanziario pesantissimo. Il peso di queste spese divenne tale che il Senato romano dovette intervenire in più occasioni per fissare dei limiti e proteggere le casse delle amministrazioni locali. Proprio l'alto valore economico degli atleti aiuta a spiegare perché nell'arena vigesse un rigoroso sistema di regole. Le immagini e i rilievi dell'epoca mostrano spesso, a pochi passi dai duellanti, un ufficiale di gara noto come Summa Rudis. Si trattava di un arbitro, un veterano dell'arena, riconoscibile per la tunica chiara e armato di un lungo bastone di legno, incaricato di far rispettare le norme. Quando un gladiatore capiva di non potersi più difendere, aveva la facoltà di arrendersi sollevando un dito, un gesto formale noto come ad digitum. A quel segnale, l'arbitro interveniva immediatamente per fermare l'azione. La decisione finale sulla vita o la morte spettava a chi finanziava i giochi, il quale prendeva in considerazione il coraggio dimostrato in battaglia, l'andamento dello scontro e la risposta del pubblico. L'obiettivo primario del duello, esaltato dall'uso di armi volutamente asimmetriche per creare contrasto tattico, era dimostrare l'abilità nella lotta, non uccidere l'avversario in modo automatico. Negli ultimi decenni, lo studio dei resti umani ha aggiunto dettagli fondamentali a questa ricostruzione. In un cimitero scoperto a Efeso, riservato a un gruppo di gladiatori, le ossa mostrano segni di traumi molto gravi che, tuttavia, risultano perfettamente guariti. Questo dato conferma che i combattenti ricevevano un'assistenza medica specializzata e che sopravvivere a ferite potenzialmente invalidanti era tutt'altro che raro. Le analisi chimiche sulle ossa rivelano anche dettagli sulla loro dieta, fortemente basata su legumi e cereali, in linea con l'appellativo di ordeari, mangiatori d'orzo, tramandatoci da Plinio il Vecchio. Un gladiatore ingrassato possedeva una vera corazza biologica. Un taglio di spada superficiale squarciava lo spesso strato di lardo, creando un sanguinamento cinematografico, epico, mostruoso che faceva impazzire la folla urlante, ma senza sfiorare un solo organo vitale. Era un modello alimentare funzionale alla resistenza fisica. Inoltre, i ricercatori hanno rintracciato alti livelli di stronzio e calcio, suggerendo che i gladiatori consumassero un infuso a base di cenere vegetale, verosimilmente per accelerare il recupero delle fratture ossee. Un'altra traccia affascinante arriva da un cimitero a York, in Gran Bretagna. Qui i resti evidenziano uno sviluppo asimmetrico delle braccia e segni di morsi di grandi carnivori, elementi che secondo molti studiosi rafforzano il legame di questi individui con l'attività dell'arena. Alla luce di questi dati, non dobbiamo tuttavia cadere nell'errore di immaginare l'arena come un luogo sicuro. Rimaneva uno spazio di estrema brutalità.
Le stime storiche indicano che nel I secolo d.C. circa un combattimento su 5 si concludeva in modo fatale, un tasso di rischio che andò inasprendosi nei secoli successivi. L'aspettativa di vita era drammaticamente bassa. Logorati dallo sforzo fisico, dalle infezioni o dai colpi subiti, molti atleti perivano tra i 20 e i 30 anni. Tuttavia, riconoscere l'esistenza di regole formali, di cure mediche mirate e di un preciso modello economico ci permette di comprendere la vera natura dei giochi romani. I gladiatori non furono unicamente carne da macello, ma atleti specializzati inseriti in un'implacabile macchina dello spettacolo. Un mondo in cui il sangue versato non era mai versato a caso, ma rispondeva a ferree logiche di mercato e di potere. La storia dell'arena si rivela così meno romanzata, ma infinitamente più profonda e autentica.